Purtroppo capita di sprecare anche nell'orto, anche se facciamo del nostro meglio, purtroppo lo spreco è dietro l'angolo. Oggi ti parlo degli 8 motivi principali che io ho identificato, ma ce ne saranno di sicuro altri, anzi, semmai scrivimeli nei commenti. Il primo motivo è senz'altro seminare troppe cose. Cioè, se siamo una famiglia, vabbè, anche una coppia, ora facciamo l'esempio della famiglia di 4, se vogliamo avere per esempio gli zucchini nell'orto, cioè non seminiamo 10 piante, cioè seminane 2 o 3 e saranno più che sufficienti, poi semmai ne puoi trapiantare ancora, però non trapiantiamo troppe cose, 100 lattughe, cioè non ce la faremo mai a mangiarle, e così nasce lo spreco. Poi capisco che magari le vuoi dare agli amici o dei familiari, che so, però ecco, già quello in fase di pianificazione dell'orto è importante capire bene i numeri, cioè quello di cui avremo bisogno, e valutando quello di cui avremo bisogno, in base a quello poi decidiamo quante cose piantare. La seconda causa di spreco è il seminare tutto insieme, cioè non in maniera scalare. Ora, ci sono delle verdure, magari soprattutto le estive, che sì, è vero, si trapiantano tutte insieme. Ti faccio l'esempio dei pomodori, poi qualcuno a volte fa un secondo trapianto un pochino più in là, ma generalmente quelle piante si piantano tutte insieme a inizio stagione e poi continueranno a darci frutti per diversi mesi. Però non lo so, se vogliamo avere il daikon nell'orto, non seminiamoli tutti insieme, perché se no ci vengono 20 daikon tutti insieme, se ci vengono, e cosa ci facciamo con tutti quei daikon? Cioè li possiamo un po' preservare, ci mancherebbe, però sarebbe meglio seminarne un po' alla volta, così ne raccogliamo un po' alla volta. Poi è anche vero che non è che maturano tutti allo stesso momento, però eccolo, aiutiamolo questo processo. Lo stesso per chi mette le lattughe nell'orto e ne semina 50 tutte insieme, cioè li vedo a volte, no, le foto, i video. E cosa ci fai poi con tutte queste lattughe? Forse era meglio seminarle, non lo so, 10 alla volta, 15 alla volta, 5 alla volta, in base alle nostre esigenze, in base a quanti siamo in casa. Terzo errore, a proposito, non sto andando in ordine di importanza, cioè sono in ordine sparso, non sto qui a dirti rimani fino all'ultimo perché è il più importante, mi garbano quelle cose lì. Comunque sono tutti importanti. Comunque dicevamo, il terzo errore è sbagliare il periodo di semina, o troppo presto o troppo tardi, perché se è troppo presto, vabbè, il seme magari non germina, oppure la piantina ti muore, o anche se magari ce la fa a partire, se rimane viva non muore la piantina, però poi avrà problemi di sviluppo e rallenterà, non ti darà i frutti che volevi te, la produzione sarà, ecco, danneggiata da questo non voler aspettare. A volte è molto meglio aspettare quelle 2 settimane in più e poi avremo risultati migliori, e spesso cominciamo a raccogliere anche prima di quelli che hanno voluto trapiantare in anticipo. Cioè l'ho visto delle volte che magari anche il vicino di orto, no? Qui in Toscana per esempio, facciamo l'esempio sempre dei pomodori, si trapiantano tra fine aprile, inizio maggio più o meno. Lui tutti gli anni a inizio aprile mette le piantine, poi o li muoiono perché arrivano i colpi di freddo, oppure stentano e allora poi le riseminano un'altra volta. Io nel frattempo, che magari l'ho trapiantate a fine aprile, i primi di maggio, a giugno sto già raccogliendo. Quindi vediamo, a volte, cioè, se vuoi andare veloce devi andare piano, no? C'è un detto che dice così, quindi non devi avere fretta di trapiantare troppo presto. E allo stesso modo attenzione al seminare troppo tardi, cioè se te vuoi avere, ti faccio l'esempio, le carote in inverno, bisogna che tu le semini entro una certa data, perché sennò poi non ce la faranno a maturare. Hai visto, poi le temperature scendono, le ore di luce diminuiscono, che forse è ancora più importante, e se non sono pronte entro quando poi è freddo e non c'è più luce, cioè non crescono più, poi magari il secondo anno ti vanno addirittura a fiore, insomma fanno a seme, no? Quindi anche lì calcolare bene anche queste date qui. La quarta causa di spreco potrebbe essere anche seminare la varietà sbagliata di seme. Ci sono delle verdure che le possiamo coltivare in più periodi dell'anno, magari anche 3 stagioni, almeno 3 stagioni l'anno,
che diventano 4 se c'è la copertura, e ci sono delle sementi più adatte alla primavera, per esempio, all'estate, se sono ortaggi che a foglia, per esempio, che tendono ad andare a seme, e allora se si vuole provare ad averli anche nel periodo caldo, magari ci sono dei semi che sono più adatti rispetto ad altri semi che invece sono più adatti all'inverno, magari sono più resistenti alle temperature estreme del freddo, no? Poi dipende da dove ci troviamo. Una quinta causa di spreco potrebbe essere il non raccogliere nel momento giusto, cioè raccogli troppo presto o troppo tardi. Però su questo punto ci ho fatto un video proprio a riguardo, quindi se vuoi approfondire ti invito a guardare quel video, te lo metto alla fine, qui, non mi ricordo. Comunque, insomma, c'è un video apposta, guarda quello che magari trovi più informazioni. Comunque, raccogliere al punto giusto. Un'altra causa, penso che sia la sesta, se non mi sbaglio la sesta, di spreco potrebbe essere le distanze sbagliate, cioè del trapianto o della semina. Quindi più che altro, allora, se sono troppo lontane, vabbè, stai sprecando spazio, diciamo, quindi avresti potuto metterci delle altre piante, però quello è un altro discorso. Ma se le metti troppo vicine, ora io capisco, cioè, il volerle mettere vicine in modo da coprire tutto il terreno, no? Mi piace anche a me farlo, perché si limitano anche le infestanti, quindi è una buona tecnica, ma attenzione a non metterle troppo vicine, perché se no poi rischiamo che si ostacolano o nella parte aerea, quindi magari sono troppo attaccate, nascono delle malattie perché non c'è abbastanza circolazione, quindi quello potrebbe essere un problema, ma anche sottoterra, perché noi vediamo sopra, ma sotto ci sono le radici, che è ancora più importante, quindi se sono troppo ravvicinate competono per i nutrienti, per l'acqua. Quindi sì, mettiamole vicine il giusto, ma non troppo. Quindi facciamo delle prove e capiamo qual è il miglior sesto di impianto, perché se no poi buttiamo via tutta l'aiuola. Un'altra causa di spreco, e qui però si va già dopo la raccolta, è la conservazione sbagliata dei prodotti. Cioè ci sono, innanzitutto se li laviamo, faccio l'esempio degli ortaggi a foglia, poi devono essere asciugati perfettamente prima di essere riposti in frigorifero. E poi diciamo che ci sono degli ortaggi a cui piace avere un po' di aria, no? Che circola, quindi non essere in contenitori chiusi, ed altri invece che devono per forza essere in contenitori chiusi e non ci deve entrare aria, ecco. Quindi bisogna stare attenti, perché se no te magari hai seminato a febbraio, poi hai trapiantato ad aprile, cominci a raccogliere a giugno e poi dopo 5-6 mesi di lavoro però sbagli il post raccolta. Sarebbe un peccato, quindi vediamo, già che siamo arrivati a raccogliere, anche di conservarli nella maniera giusta, perché se no dopo 2 o 3 giorni li butti via e invece ti potrebbero durare 1 settimana, 10 giorni, se ben conservati. L'ultima causa di possibili sprechi nell'orto è il non utilizzare tutte le parti libere della pianta, e gli esempi più eclatanti che mi vengono in mente sono le foglie degli ortaggi a radice, le classiche carote, che tanta gente non sa nemmeno che le foglie si mangiano. Mi è toccato spiegarlo più volte che anche le foglie sono buonissime, ci puoi fare il pesto, le puoi mettere in una zuppa, poi se ne hai tantissime capisco che uno non vuole mangiare soltanto foglie di carote, quindi però almeno un po' proviamo a mangiarcelo. Oppure le foglie del daikon sono fantastiche, sono proprio buonissime. Queste cose, le foglie delle barbabietole mi vengono in mente, che anche quelle sono buonissime. Quindi utilizzare tutte le parti della pianta, se sono commestibili ovviamente. Allora, quindi diciamo che abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare per evitare lo spreco, no? Questi 8 punti più quelli che mi scriverai nei commenti. Però nonostante questo ci sono delle verdure che o ne ho fatte troppe, oppure mi avanzano delle foglie, oppure comunque ho degli eccessi e non ce la faccio a mangiarli, oppure sono andati a male. Cosa faccio? In quel caso lì un'opzione secondo me da tenere in considerazione è mettere nel compost, se lo fai, se no darle a qualcuno che lo fa il compost. In quel caso lì secondo me lo spreco diventa accettabile, tra virgolette, e anzi, cioè è un'opportunità, perché poi questo compost lo potremo riutilizzare per crescere nuovi ortaggi. È
è un concime naturale che sappiamo esattamente cosa c'è dentro. Ora qui siamo, vediamo se riesco a inquadrarlo, c'ho un po' di compost qui, quindi diventa un'opportunità per il nostro orto e per le nostre tasche anche, perché risparmiamo qualche soldino, no? Non dobbiamo comprare quei concimi, che ci sono quelli naturali, sì, ma anche no, quindi ecco che diventa un'opportunità anche lo spreco. Quindi cerchiamo di evitarlo, ovviamente, lo spreco, seguendo questi, diciamo, queste 8 cause, però poi, se nonostante questo abbiamo ancora delle cose che ci avanzano, il compost direi che è un'ottima opzione. Poi altre opzioni, per esempio pomodori ammaccati, oppure che hanno il marciume apicale, se riesco a dirlo, anche lì basta tagliarlo alla parte finale, poi se dentro il pomodoro è bello, ci fai una salsa, va benissimo. Oppure le bucce, che a volte hai visto, le carote, le patate o delle cipolle, invece che buttarle, che potremmo metterle nel compost, se ci mancherebbe, ci fai un brodo vegetale, che poi ci cuoci qualcosa, ci fai un risotto, insomma quello che vuoi. Ma ecco, le opzioni per riutilizzare ci sono, senza diventare troppo ossessionati o troppo rigidi, perché poi insomma bisogna anche vivere. Cerchiamo di fare il nostro meglio, e se no, appunto, ci sono delle opzioni per riutilizzarle perlomeno. Detto questo, ti invito a scrivermi nei commenti se hai dei suggerimenti per evitare gli sprechi, oppure nel caso che, anche se abbiamo fatto tutto per evitare questi sprechi, ci avanzi della roba, i tuoi suggerimenti per riutilizzare le cose o per non sprecarle definitivamente. Ecco. Grazie mille, ciao!